Mi chiamo Giulietta Salmeri, sono una tessitrice e qua ci troviamo nel mio laboratorio in via Alessandro Paternostro 87 a Palermo. Ho cominciato a tessere nel 2001-2002, subito dopo la mia laurea in lingue e letterature straniere, e da allora in realtà non ho più smesso. Ho cominciato da autodidatta, così per curiosità, ho cominciato a vedere su internet. Così, in realtà studiavo per la tesi e su internet mi sono resa conto invece che c'era molta gente che tesseva. Ho scoperto l'esistenza di un coordinamento tessitori e quindi poi per la mia laurea mi hanno regalato dei soldi e mi sono comprato il telaio senza sapere montarlo, cioè in realtà è arrivata a casa e da là ho cominciato. Quindi ho utilizzato libri, tutto quello che diciamo più o meno potevo trovare di materiale cartaceo per capire come cominciare. E poi ho fatto un corso però molto dopo. Ho fatto un corso da una signora in Umbria che si chiama Renza Cocchi, che comunque mi ha dato un senso un pochettino a tutto quello che avevo letto e avevo studiato. E poi ho conosciuto, diciamo sempre poi a distanza di altri anni, un'altra signora che si chiama Paola Besana, da cui ho fatto un altro corso a Milano, più piccolo come tempo, però che mi ha fatto riflettere molto sulle basi della tessitura e quindi su proprio l'intreccio base che era la tela e quindi sulle interazioni di colore che può dare anche una semplice tela. E quindi diciamo che la mia ricerca principale all'interno della tessitura e con la tessitura è data sì dall'intreccio, ma principalmente dalle interazioni che i colori hanno tra di loro, sia in ordito che in trama. E dei materiali. I materiali che preferisco, diciamo, da utilizzare sono la lana, quella che diciamo che è la materia che preferisco di più, perché intanto per l'elasticità e la morbidezza che ha, poi proprio perché come composizione diciamo cioè proprio la materia lana raccoglie il colore in una maniera diversa da quella che magari lo può raccogliere il cotone, quindi proprio mi piace il colore che assume la lana quando viene tinta. Mi piacerebbe pure mettermi a tingere i filati, però poi diventa un altro lavoro. E quindi sicuramente la lana, diciamo, è un materiale abbastanza duttile, morbido, quindi che riesce, non ha bisogno, ecco, non è, diciamo, e poi il calore che ti restituisce quando ce l'hai addosso, diciamo, è diverso, cioè il cotone è proprio freddo. Certo, poi mi rendo conto che poi magari ecco, non può essere sempre utilizzata la lana, si può utilizzare anche il lino, è divertente, però è un po' troppo fibroso. L'associazione, diciamo, una delle attività principali diciamo, su cui si basa sono i corsi e quindi io faccio corsi di tessitura a tutte le persone che vogliono essere interessate, diciamo, alla tessitura. Logicamente il pubblico che maggiormente, diciamo, richiede questo tipo di corsi è un pubblico femminile che però varia l'età, cioè varia dai 20 anni perché appunto ha bisogno di provare a investire, a provare a fare qualche cosa di nuovo, anche studenti dell'accademia che magari vogliono sperimentare tecniche nuove di espressione, o donne magari invece già in pensione che invece vogliono trovare un hobby da poter fare anche a casa, perché non è che per forza una deve avere un telaio grande per tessere, ci sono tanti telai da tavolo che poi possono essere anche, diciamo, ecco, non necessitano uno spazio, diciamo, ecco, grande, è ampio. Allora, per quanto dico la tessitura sicuramente, ecco, oggi come oggi ha un impatto diverso da quello che aveva prima, cioè prima la tessitura era un'operazione che veniva fatta proprio conviviale, cioè dove tutte le donne di un paese nel periodo in cui si tesseva si stava insieme, ognuna aveva un pezzo del telaio e magari si montava il telaio insieme, c'era l'orditrice che veniva a ordire e ordiva tutti i telai del paese, cioè quindi era proprio un'attività, diciamo, della comunità, perché era un bene, cioè ecco, una donna veniva scelta se sapeva tessere sì o no, cioè la madre dello sposo, dice il P3, andava a casa della moglie, cioè della futura moglie, e se la donna era seduta non era buona, se puliva andava bene, se tesseva era la sposata. Quindi sicuramente
Ecco, era un'attività, perché comunque, ecco, potevi farti il corredo, potevi farti le lenzuola, le coperte, cioè prima si viveva di corredo. Invece oggi come oggi diciamo che il tessuto invece è chi si occupa di tessitura è più isolato, non so, non tende a comunicare poco con chi fa tessitura, ma perché pensa che non lo faccia più nessuno, o almeno qua sicuramente in Sicilia. Poi magari in altre parti d'Italia, ecco, ci sono dei corsi che vengono fatti e vengono frequentati anche da 10-20 persone alla volta. Qua ancora diciamo che è non lo so, ecco, dopo la guerra tutti i telai sono stati bruciati, forse tutte le donne hanno visto, diciamo, nel telaio forse un qualche cosa che comunque non dava libertà, non lo so, perché proprio li hanno bruciati tutti i telai, cioè non ne rimangono proprio più di telai in Sicilia, quindi non so bene perché. Cioè, ecco, sono proprio pochi e quei pochi che sono perché magari si sono dimenticati in uno scantinato, cioè non è rimasto quasi più niente. Comunque io penso che sia un patrimonio proprio culturale del territorio. Cioè in Sardegna proprio, c'è stato un movimento proprio dopo gli anni 60 proprio di recupero della tessitura. E con la tessitura c'è stato un recupero di tutto quello che era anche il vello della pecora. Perché noi abbiamo qua pecore che vengono tosate, il cui vello viene bruciato, cioè non viene assolutamente utilizzato. Non è una lana pregiatissima, sicuramente potrebbe essere una lana magari più grezza per fare materassi, però è un patrimonio che viene perso. Cioè, quindi invece in Sardegna ne hanno fatto comunque un vessillo, cioè anche se hanno una lana che è grezza, pungente, però viene utilizzata per fare tappeti e hanno dei disegni che vengono recuperati, cioè noi facevamo coperte e tappeti che erano uguali a quelli sardi e non abbiamo più nulla. Cioè, se a me capita qualcuno ogni tanto dice ma io c'ho una coperta della nonna, me la faccio vedere, cioè è come se fosse ormai un oggetto raro. Quindi ecco, sicuramente è stato proprio, non lo so, una cosa che non lo so, forse non faceva piacere negli anni 60, proprio da dimenticare. E non c'è stato un motore, diciamo, ecco, culturale locale che ha incrementato la conoscenza di questo sapere, perché è strano che non lo faccia quasi più nessuno. No, nel resto d'Italia ci sono, sì, in se vai già, ma perché culturalmente vedi che sono già predisposti diversamente verso il tessuto, cioè il tessuto umbro ha una sua radice e quindi c'è gente che fa tessuti, il tessuto in Toscana è proprio importantissimo, infatti ci sono un sacco di, diciamo, non tantissimi, però proprio che utilizzano vecchi telai, e infatti questo telaio che io ho l'ho comprato da una signora che fa telai in Toscana. Cioè ci sono comunque delle produzioni di telai, quindi evidentemente c'è gente che li compra e che li utilizza. Quindi in Sardegna comunque si tesse, quindi ci sono delle regioni anche a Napoli, ecco adesso finalmente vicino a Napoli c'è San Leucio dove hanno recuperato questo villaggio che era un villaggio di tessitura. Noi facevamo qua, avevamo le seterie, cioè c'erano tutto sotto il regno borbonico e noi avevamo sete, facevamo sete, cioè avevamo Bocca da Seta che era famosissimo, quindi cioè, non c'è più nulla, deserto. Quindi dico, cioè effettivamente tutta una produzione che era una produzione importantissima non esiste più. Quindi io quando penso a queste cose, per questo dico che secondo me va insegnato, ma proprio per recuperare tutto un sapere che ormai non esiste. Ho intrapreso delle collaborazioni perché sono stata contattata da dei ragazzi si chiamano MyOp, loro cercano di mettere in comunicazione tra di loro tutti gli artigiani, ma per avere, diciamo, un pubblico altro, perché quando vi dicevo poco fa pure che ecco, il pubblico deve essere anche educato al tessuto, cioè io vedo che per esempio tra gli stranieri che si fermano e che entrano interessati a quello che faccio sicuramente ci sono olandesi, belgi, norvegesi, cioè comunque soprattutto olandesi e Paesi Bassi hanno proprio una cultura del tessuto, quindi che proprio si fermano e apprezzano, comprano. Quindi ecco, cioè, quando una popolazione viene educata comunque a un oggetto sia fatto a mano sia che può essere anche in questo caso proprio il tessuto, cioè lo vedi perché proprio si fermano. Cioè nel senso che sono abituati comunque a vedere un materiale e quindi magari ecco, cosa che invece magari io vedo tanta gente magari locale che passa dritto, cioè non lo so, è come se, cioè magari si fermano a guardare il telaio perché dicono il telaio, ma come che pazza, cioè quanti pazza che mi sento quando ma dice, ma che ci guarda questa? Me ne sento tanti. E quindi questi ragazzi che poi alla fine vogliono fare questo portale
diciamo che abbia un pubblico che non sia soltanto locale, ma soprattutto abbia un pubblico che possono essere giapponesi, stranieri, di ogni genere, quindi che sappiano apprezzare un fatto a mano. Quindi mi hanno messo in collaborazione, vuoi o con questo ragazzo che fa borse di pelle, vuoi con una persona, cioè con qualche cosa che è legata magari al cibo e quindi fare una borsa invece legata, cioè nel senso ha delle competenze diverse, in maniera tale di creare, diciamo, delle collaborazioni e possa venire un prodotto magari che non sia soltanto un prodotto frutto della mia mente, ma che sia il frutto sia di una mia conoscenza che la conoscenza di un'altra persona.